Good morning and welcome! Oggi si inaugura FAB300, il nuovo stabilimento produttivo europeo di GlobalWafers MEMC. Ringrazio il Presidente Sciamanna per l'invito e saluto la platea, scusandomi di non essere con voi in presenza a causa di impegni istituzionali. Oggi a Novara è inaugurato un nuovo stabilimento per microchip, un passo importante per il futuro dell'industria digitale in Italia e in Europa. L'investimento rappresenta non solo un progresso tecnologico, ma anche un segnale forte della volontà di rafforzare la siderografia europea nel settore dei semiconduttori. Il vostro progetto, agevolato dal MIMIT, dimostra la forte volontà di GWC a promuovere l'innovazione e a rafforzare la cooperazione tra industria, formazione e ricerca. L'impegno e la collaborazione su questi temi sono la strada sicura per costruire insieme un ecosistema europeo solido e competitivo lungo l'intera filiera, riducendo le dipendenze esterne e rafforzando la nostra autonomia strategica nel mondo. Grazie. Ringraziamo ancora il dottor Tabella del MIMIT e il ministro Adolfo Urso per averci portato i suoi saluti, nonostante la sua impossibilità a esserci oggi. Mi presento, sono Sabrina Marrano, sono la responsabile dell'ufficio stampa di GlobalWafers MEMC e ho l'onore oggi di condurre questa giornata che, come vi dicevo, è veramente importante. Segna un traguardo non solo dal punto di vista dell'azienda, ma un traguardo per l'Europa, perché attraverso questo stabilimento l'Europa compie un passo importantissimo in avanti a livello tecnologico. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente Marco Sciamanna per la visione e la determinazione con cui nel tempo ha saputo costruire e consolidare un percorso industriale di eccellenza. Esprimo inoltre la nostra più sincera gratitudine alla CEO Doris Hsu per aver creduto nella visione locale e anche nella capacità dell'azienda e per aver concretizzato tutto questo con un investimento così significativo e importante proprio sul nostro territorio. Questo gesto non solo rafforza il nostro impegno, ma rappresenta anche un segnale forte di valorizzazione e di una prospettiva per il futuro. Purtroppo impegni istituzionali legati alle votazioni al Senato mi impediscono di essere presente a questo importante appuntamento. Desidero tuttavia far giungere a tutti i presenti il mio più cordiale saluto e anche la mia profonda considerazione per un'iniziativa che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa, territorio e istituzione, quindi una grandissima sinergia. L'inaugurazione di questo impianto produttivo segna un passaggio di straordinaria importanza nel percorso di rafforzamento di quella che è la filiera italiana della microelettronica e dei semiconduttori, che sono un settore strategico su cui si gioca la competitività industriale del futuro. L'investimento realizzato conferma la capacità del nostro Paese di attrarre capitali, ma soprattutto competenze di alto profilo, e testimonia la fiducia che l'Italia continua a ispirare come partner industriale e tecnologico affidabile proprio nel cuore della nostra Europa. Questo risultato si inserisce pienamente in quella che è la visione strategica del governo guidata da Giorgia Meloni, che ha posto proprio tra le priorità la valorizzazione del sistema produttivo nazionale e il sostegno a quegli investimenti capaci di generare innovazione qualificata, sviluppo sostenibile e soprattutto anche in questo caso occupazione. Attraverso queste misure concrete e un approccio pragmatico che del governo si sta cercando appunto di creare quelle condizioni per rendere l'Italia un polo sempre più competitivo per le imprese internazionali, favorendo l'insediamento di nuovi impianti produttivi, la crescita della ricerca applicata e il rafforzamento delle filiere strategiche. In tutto questo si inserisce il novarese, che continua a confermarsi un territorio
di eccellenza e anche di grande dinamismo, che sta diventando un po' alla volta un vero motore dello sviluppo economico e sociale nazionale. Nel nostro territorio stanno nascendo distretti tecnologici di altissima qualità che vanno a integrare la capacità industriale, la ricerca scientifica e l'innovazione digitale e danno vita a un ecosistema produttivo, moderno, ma in questo caso anche molto competitivo. Io ribadisco il mio impegno a sostenere ogni iniziativa che rafforzi questa crescita, competitività e anche il dialogo tra imprese e istituzioni per un sistema produttivo più moderno e sostenibile. A tutti voi esprimo i miei più sinceri complimenti per questo prestigioso traguardo. Saluto le autorità, tutti i presenti, in particolare la CEO Doris Hsu, e ringrazio il Presidente Marco Sciamanna per avermi invitata a portare il mio contributo come membro della Commissione Industria qui al Parlamento Europeo all'inaugurazione di questo stabilimento così importante per il territorio e per l'Europa. I semiconduttori sono oggi il DNA dell'era digitale. Sono fondamentali per l'industria, le comunicazioni, i trasporti, la difesa, l'intelligenza artificiale e molto altro. Sono essenziali anche per la transizione ambientale e quella energetica. Riuscire a produrli in Europa non è quindi solo una questione industriale, è anche un tema di sovranità tecnologica, di sicurezza e di crescita economica. Significa infatti attirare investimenti, creare occupazione altamente qualificata, stimolare la ricerca e l'innovazione, ma non solo. Vuol dire anche rafforzare il ruolo del continente sullo scacchiere internazionale e preservarne l'autonomia industriale e strategica. Oggi l'Unione importa gran parte di ciò che consuma, dipendendo da catene di fornitura fragili e da aree instabili sotto il profilo geopolitico. Le tensioni internazionali ci hanno dimostrato quanto questa dipendenza sia rischiosa. Ecco perché aprire impianti produttivi come quello che si inaugura oggi è decisivo per il nostro futuro. Nella scorsa legislatura la Commissione Industria al Parlamento Europeo ha lavorato per l'approvazione dell'European Chips Act, un regolamento che vuole rafforzare l'ecosistema dei chip, raddoppiando la quota di mercato mondiale dal 10 al 20% entro il 2030, grazie a un investimento di 43 miliardi di euro. Noi ci siamo dalla parte dell'industria, del lavoro, del progresso. Per questo continueremo a sostenere anche Bruxelles chi crede nelle potenzialità dei nostri territori e contribuisce a farli crescere con idee, investimenti, visione e coraggio imprenditoriale. Grazie e buon lavoro a tutti. Non inauguriamo soltanto un impianto produttivo, ma un simbolo di fiducia, di visione e di futuro. FAB300 rappresenta una tappa storica per l'industria dei semiconduttori in Europa e un segnale concreto di crescita tecnologica e industriale per l'Italia. Con questo nuovo stabilimento GlobalWafers rafforza la propria leadership mondiale e sceglie di investire nel cuore dell'Europa. E allora abbiamo ringraziato le istituzioni presenti, i colleghi della stampa, tutti voi che siete qua oggi, e prima di tutto io voglio invitare qua vicino a me colui che attraverso il suo impegno ha dato veramente un grande contributo per la costruzione e la realizzazione di questo impianto a Novara. E allora, signori e signore, il sindaco di Novara, Alessandro Canelli. Innanzitutto buongiorno a tutti, un saluto ovviamente alle autorità presenti, ovviamente a tutti i rappresentanti delle società, clienti, fornitori, ai dipendenti. Il settore semiconduttori è ovviamente considerato e giustamente considerato un po' la spina dorsale del futuro dell'economia mondiale e quindi sicuramente per noi è di grande interesse cercare di accompagnare il più possibile come istituzioni per quanto potremo fare, ovviamente in partnership col settore privato, che è quello che traina, che è il motore degli investimenti. E questo è sicuramente un punto strategico di fondamentale importanza per la nostra città e per il nostro territorio. Quindi noi ci metteremo al servizio di un progetto di rafforzamento della presenza di investimenti strategici qua nella nostra città, facendo quello che possiamo fare,
quindi lavorando ovviamente sull'accoglienza, sulle abitazioni, ma soprattutto mettendo in condizioni imprenditori, università, enti di ricerca di poter potenziare il più possibile la loro capacità di produrre innovazione, perché le aziende vanno ad investire e vanno a mettere soldi, a potenziarsi laddove vedono che c'è un territorio qualificato, dinamico, che si mette a disposizione, che crea formazione qualificata, perché ogni posto di lavoro qualificato che riusciremo a creare in questo territorio sarà una vittoria per la città e per il territorio. E ci sono qua i sindaci di questo territorio, tutti schierati con le nostre belle fasce, che ovviamente penso la pensiamo nella stessa maniera tutti insieme. Grazie Sindaco, thank you Mayor per queste parole così importanti e ha detto bene all'inizio quando diceva dietro a questo investimento, dietro a questo stabilimento ci sono persone, ci sono competenze, ci sono valori, prima di tutto ci sono persone. E allora io con un caloroso applauso voglio invitare qua sul palco colui che ha fatto sì che questo sogno, questo progetto potesse trasformarsi in realtà ed è il presidente di GlobalWafers MEMC Electronic Materials S.p.A, Marco Sciamanna. Buongiorno. Good morning, bonjour, guten Morgen, good morgen, buenos dias, ciao han. Welcome to Novara. Welcome to the inauguration of our new fab that's going to produce 300 mm. And thanks for being here. We are extremely honored to have you here today because we are celebrating the start of a new fab. We have spent the last 2.5 years building something that we want to utilize today. I'm sure that we all share the importance of the project. I'm sure that we all share the fact that project like this one will change the dynamics in Europe, will improve the European sovereignty on semiconductor. We will create spillover on the territory where the fab is built, allowing also other industry, other businesses to grow. We'll create the opportunity for the youngest generation to embrace a career in the so-called STEM career. So the scientific, technology, mathematics, engineering career that today is a problem. Since we didn't create such opportunity, there is a lack of students that are following that kind of career, and is creating a problem for all the industry in the technology sector. Why Novara? Basically, there are 3 factors, and I'm adding a 4th one. The factors are there should be a market, there should be customers in the European area. Otherwise, it doesn't make any sense to build a new fab, producing wafer and shipping those wafer into Asia or into the US. Then we need some political willingness because this is a capital-intensive business. We need to spend a lot of money for building a fab capable of making wafer or making devices. And so we need some help from the politician to create the environment for this. And we need the skilled personnel for doing this. This is a high-tech industry, and you cannot just invent a new fab in the middle of nowhere only because the cost of labor is low. And then there is a 4th one that I'm adding, because the first 3 are easy. The 4th one, I'm using a sentence that I heard once from a famous actor: with commitment you start, but with consistency you get to the end. So the 4th factor is consistency. If you like sports, any kind of sports, then you know what consistency means. It means to wake up very early in the morning, and instead of going immediately to work, going out running, biking, doing everything because you want to get to your target. It's not something that you learn at school. It's not something that somebody can teach you. It's a kind of internal engine that allows you to do what you want to do. We did this
because we wanted to demonstrate that we had all those four factors. This is the first time that Europe had such a large number of enterprises participating to a project like this. We had the support that we needed to sustain the challenge of countries like South Korea, Japan, the US. This plant is in Novara since 1976. The fab in Marrano that we have, without which we could not live, since 1974. And so there is no doubt that along all those years, we have built the competency for being able to do what we have done. What we were missing, thanks to what we call our global family, so the expertise that we have in Asia, where there are already fab producing 300 millimeter, we took full advantage of this, sending our engineer to Asia to learn, to train how to make the fab running once the fab was built. So this was extremely important for us, to belong to such a large family. And then regarding the fourth one, and I'm sure my CEO, Doris, will give you example of the Italian resiliency, the Italian consistency. I can tell you that in this year, so since the 2022, when we decided, when the board of GlobalWafers approved this project, we have faced all kinds of challenges, all kinds of. And without consistency, we will not be here. And for this, I have to thank my colleague. That's the reason why I consider the fourth one the most important value that we have demonstrated in these 2.5 years. We look forward to be able to do even more. We have completed what we call phase one. We have room for expanding that building. So we are going to work toward that goal. First, we need to utilize that building, and then the next step will be to think about how to further grow. So once again, grazie a tutti, grazie for your attention, and grazie for being here. Grazie Marco, grazie. Grazie Marco per le parole che ci ricordano quanto la determinazione e la coerenza siano fondamentali per la realizzazione di progetti così importanti. E ora, signori e signore, una tra le donne più influenti al mondo, possiamo dire è stata già definita la regina dell'industria dei semiconduttori. Allora accogliamola con un grande applauso, la CEO di GlobalWafers Ltd, Doris Hsu. I am very nervous because I was requested by Marco to speak in Italian. I decided to just say one short sentence. Buongiorno a tutti. Good morning, everyone. Thank you so much for coming over here. This is a very important day for us, and your presence here means a lot to us because all of you are the reasons why we are here. We are truly honored to welcome all of you here today to celebrate a historical milestone, the opening of Italy's first and the only most advanced 300 millimeter fully integrated state-of-the-art 300 millimeter silicon wafer manufacturing facility. A very special day for the whole GWC group. Today, we inaugurate the most modern facility right here in Novara. For GlobalWafers, this fab, we name it FAB300, represent a moment of great pride, a symbol of our commitment to building a sustainable, innovative future rooted in the values that guide us every day. That's why we named this project the net. This is a word rooted in Latin. That's something that supports, not only supports, but also sustain. That's the net means, that's the pillar. It's not only support, but also sustain. In 2016, MEMC, at that time it was known as the Semiconductor and Semiconductor, joined GlobalWafers family. 2016 was a very important year because we made a big move to make GlobalWafers together with MEMC and all the team members. We became the world's third largest
silicon wafer company. At that time, Italy, for me, that means romance and fashion. In these 10 years, I realized that Italy is not only fashion and romance, but also very strong execution, at least our management team. So I highly appreciate for all of our Italian management team members. Please, for our colleagues. A very important capability and the special culture of Italian is the sense of beauty. They really understand. All Italian people know the sense of beauty. And I want to highlight and also introduce to all of you that you see all the display, all the artworks displayed today here in the place are made, the original creation by our colleagues. They are daytime engineers or production team members, but at the same time, they are highly gifted artists as well. So all of these paintings, the artworks are from our team. I was so surprised, and they are not only excellent semiconductor team members and engineers, but also artists. So that's the difference of Italy. I love Italian team very much. This fab is very unique. This 300 millimeter fab will be RE100, renewable energy 100%. We want to not only make our fab sustainable, supports and sustain, but also we want to be responsible for the earth, for the environment as well. So that's a very special uniqueness. For me, I think there are several very important reasons for us to make a decision to choose to build this fab in Italy. Number one is because of our European customers. We have so many very important partners we've been working together with for over decades, and those are the most important partners for us and the supporting power for us to make the decision to choose Italy. And the second very important reason is, as I said, that's Italian team, our execution capability and their excellent resilience. Another one also very important is Italian government support. We got 103 million euro government special support for this project. I said that resilience, I also want to share with everyone that how resilient our team was. You remember that in 2019, the COVID year, it was terrible, especially we are so close with Milano. We are a global family, so at that time, all of our assets that we have operation in 9 countries, but Italy is the most critical one at that time, especially Milano area. So our colleagues from other countries, they try to collect masks for all of our Italian colleagues. And we try our best to collect, to buy and ship to Italy, but still cannot get enough. So we try to do whatever possible to support Italian team, but Italy is still in a very bad condition. But at the same time, if you remember, COVID period of time, worldwide silicon wafer shortage, all the chips shortage was very critical. So the dilemma is that everyone is so concerned about health and families, but at the same time, company need the people come over here to produce for our customer. You know what? We made it. Basically our on-time delivery performance was as good as usual. So I was so touched, so moved, but it's still the environment situation was still very tough. And Marco and our Novara Marrano team members, they used a big projector to project Italian flag on our white wall. If you notice that, and when you enter to our fab, you see our 200 millimeter fab. At that time, there was no 300 millimeter fab. So only 200 millimeter fab. Our wall is white. So they use a big projector to project Italian flag on beautiful colors on our white wall to encourage everyone that Italy will be as beautiful as before. So I was so moved, and all of our team members were so moved. And at that time, I believe that this is definitely a team which can not only perform as good as before, they can do much better than today. So that's a story I want to share with you. This is us, and could you please also help me to. That's it. Give me a big applause.
That's a special thanks to all of our Italian team members, and also it's a special thanks to all of our European customers. They gave us opportunities, and also they supported us. They accepted our adjustment, and we did our best to support. So that was a small story, but all of the global team members know that how resilient our Italian team members are. Forza Eco Raja. Is that correct? Forza Eco Raja. That means strength and courage, and that's from my heart. That's how I feel our Italian big family, the strength and also the courage. So I want to stop my presentation here. I just want to say a big thank you. And again, this is another Italian, Glacia di Cuore, right? From my heart. Thank you from my heart. And the last sentence is the most difficult Italian. Compassione, compassione, incoraggia sempre avanti. With passion and competence and courage, we will keep moving forward together with you. Thank you very much. That's my presentation today. Thank you. Passion, competence, compassione, competenza e coraggio sempre avanti. Vi mostriamo con piacere in anteprima che cos'è FAB300, FAB300 for you, a video che vi mostra il nuovo stabilimento produttivo europeo. Adesso uno dei momenti più attesi, un simbolico taglio della torta inaugurale.